Wow, Maramau. Siamo qua. Arriveranno i momenti che dovrò sforzarmi, secondo me. Però per adesso. Magari l'inverno fa un po' più freddo, più buio. Forse sì, che Però buio. chissà, magari cambia la situazione, qua ci si vede un po' più tardi oppure ci si vede altrove, dipende sempre dalla vegetazione. Non si riesce a vedere dall'interno. Edo trova un bello spazio, buongiorno. Edo trova un bello spazio, che pace. Vediamo. Ciao, chi c'è? Ciao Elisa. Dimmi solo fai il solito sound check, ti ringrazio. È la cosa più importante. Ti saluto, qua c'è la mia manina. C'è Marco davanti che sta chiedendo aiuto. Sound perfect. Standing, sto facendo io. Standing. Aspettiamo 2 minuti. Ieri non ho fatto il bagno e ne sento la mancanza. Sì? No, no, ieri no. E non va bene, bisogna fare ogni giorno. Eccoli qua. Salve. Sì. Non appoggiarli lì perché si arrabbiano. Lì meglio. Che bella bici. Grazie. Land Rover. Anche la macchina non devi fermare. Che macchina? Invece cosa succede alla macchina? Land Rover? Sì, Tanti maschietti oggi. Sei l'unica reginetta. Io sono sempre stata a fare yoga, siamo solo donne. Ma con noi. Infatti, Ciao. e io ho sempre detto che fa solo donne. Però è difficile. Meglio, io lo trovo giusto. Sì, va bene. originalmente erano solo uomini, no? Certo, originalmente lo yoga veniva fatto da uomini e le donne venivano sempre allontanate dagli ashram perché motivo di distrazione. Ed è vero. La donna distrae, dai. La donna È l'uomo che si deconcentra. e questo sì, non è colpa, non è no, Vedi lo spirito delle donne. è l'uomo che si deconcentra, certo. Ed è vero. Cioè, se tu ti metti là, tutto concentrato, e sei in mezzo a belle donne, le donne, cioè, comunque tu cerchi l'elevazione spirituale, non è facile. È là che ti voglio. È là che ti vuoi, ma noi invece siamo. Sì. Perché noi abbiamo i maschietti hanno la tendenza noi, a cercare l'elevazione spirituale nell'altro genere. Quello si chiama Tantra E qui andiamo Yoga. in confusione. Infatti. Abbiamo fatto qualche lezione di Tantra con Alessandro. Vediamo un attimino se c'è qualcuno. Allora, buongiorno Monica, buongiorno Cristina, buongiorno. Questa è Grazia. E Monica. Buongiorno a tutti, sono qua, partiamo, via. Aspetta, non voglio neanche pensare. No. Alzati in piedi un attimo. Come faccio a ridurre qua? Mamma mia, ho fatto un guaio. Perché? Devo convincerlo a diventare più piccolo qua. Facciamo tra un minuto, Devo solo convincere. Vai.
Eccolo così, ottimo. Ah, che paura. Paura. C'è un problema sullo zoom. A volte lui decide di zoomare, zooma e non riesco a convincerlo a dezoomare. Sì. Inizio io. Ci sediamo? Come va? Spalle? Ah. Tutti allegri stamattina. Ci sediamo comodi, schiena lunga, occhi chiusi, spalle rilassate, cuore aperto. Cerca proprio subito questa disposizione e usa bene il respiro per aprire il cuore. C'è una forte relazione tra l'apertura del cuore e la modalità di respiro. Delle belle inspirazioni e delle belle espirazioni. Socchiudiamo gli occhi. Senti la base d'appoggio solida, le anche rilassate, le ginocchia pesanti. E risuoniamo con un Om. Senti come questa vibrazione lavora, continua a lavorare dentro, mantienila. Lasciala come una fiammella dentro che lavora, che lavori, che alimenti, che accordi tutto il movimento. E appena apriamo gli occhi. Sì. Portiamo, se posso, il piede destro dietro e faccio questa sorta di conformazione qua, una sorta di elica. Mi metto comodo e me la aggiusta, anche perché ci sono pietre strane, cerco veramente di assicurarmi che sia una buona posizione comoda per me. E da qui posso usare asciugamani, mettere l'asciugamano sotto il condilo del femore, ecco là secondo me potrebbe essere. Appoggiare l'asciugamano qua sotto se fosse te. Questo è un punto molto delicato che può essere molto fastidioso. Appoggiamo la mano destra sulla coscia destra e piano piano risalgo la coscia destra, risali ancora. Senti che dal femore passi all'anca e appoggiamo proprio la mano sull'ala iliaca. E iniziamo a mobilizzare un po' il bacino verso avanti e verso dietro. È proprio il bacino che si muove, non è tanto il tronco, è proprio il bacino che si muove. Eccolo lì, quello lì. E poi vieni avanti e indietro. È il bacino. Prima l'avevi fatto bene, tu muovi tanto il tronco, è proprio il bacino. Senti, vedi questo movimento? Eccolo lì, sì. Sai come ti conviene forse? Apri un po' di più la gamba davanti. Dai un po' di spazio a questa mobilità. Eccolo qua. Vai e poi... esatto lì. Se ti fa male il ginocchio qua sotto, ci metti qualcosina qua sotto. Inspiro quando vieni avanti ed espiro quando vai indietro. Espiro quando vieni avanti. Espiro quando vai indietro. Poi ci fermiamo indietro, appoggiamo le mani indietro, perciò stacca la mano può percorrere fino al piede, appoggiamo 2 mani indietro, con calma. Senti questa forma, senti l'appoggio. Da qui spingi bene sulle mani, porta il cuore bene verso il cielo e restiamo 3 bei respiri qua. Senti questa forma, senti questa base d'appoggio, cuore bene verso l'alto. Poi piano ritorna al centro e qui devi decidere un po' te
come l'acqua sceglie la via di minimo attrito per scendere giù dal monte, anche tu scegli una via, vieni in avanti. Un buon consiglio è indirizzarti un po' verso la coscia in avanti, ma può essere verso la tibia o anche lateralmente alla coscia. E piano piano vai giù e cerca di andare più giù possibile. Come l'acqua scende fino a valle, anche tu cerchi di andare fino a giù e appoggia giù la fronte. Il consiglio è di uscire un pochino verso, diciamo, verso sinistra, lateralmente al femore sinistro. E qui facciamo 3 bei respiri. Aiutati con le mani e piano piano risaliamo su, 1000 passettini e con calma cambiamo. Facciamo ginocchio sinistro davanti, te lo sistemi un attimo, ginocchio destro dietro, te lo sistemi un attimo. Non è una posizione scontata, è una posizione che richiede tanta mobilità dentro il femore. A livello della testa del femore, sì. Per alcuni è assolutamente normale, stanno altri. Mettiti qualcosa sotto e la mano risale fino a prendere la iliaca e iniziamo questi piccoli movimenti. Il bacino va avanti e poi il bacino va indietro. Il bacino va avanti. Se vuoi ovviamente con il tronco puoi anche amplificare un po' il movimento, ma l'idea è proprio di muovere il bacino attorno alle teste dei femori. È un piccolo movimento, non cercare cose grandi. Sì. E piano mi fermo bene indietro. Appoggio 2 mani indietro. Le mani fanno da sostegno. Lascia bene il bacino, le ginocchia, tutta la base d'appoggio ben radicata e il cuore va verso l'alto. Senti questa forma, cerca un po' di mobilità a livello del rachide toracico. Non forzare tanto il collo, non lasciare cadere proprio il collo indietro, allunga bene il collo. Senti questa forma, senti questo lavoro dentro al corpo. Senti che stai stirando qualcosa che sta dentro, a livello degli organi interni, a livello della catena profonda. E piano torno. E come l'acqua cerca la via dove scendere a valle, anche noi facendo dei movimenti cerca la via dove puoi andare più giù e tendenzialmente una posizione più semplice è lateralmente al femore destro e piano piano scendi e se puoi vai giù e lascia pesare la testa e se la testa tocca il pavimento appoggiala bene giù. Se sei a poca distanza il consiglio è metterci un pugno tra fronte e pavimento e appoggiare bene la testa giù. E anche qua 3 bei respiri. Senti cosa vuol dire respirare in questa posizione rispetto alla posizione di prima. Senti dove l'aria va. Qui tendenzialmente l'aria va nella parte posteriore del costato. Prima andava invece nella parte anteriore del costato. Senti come questa posizione comprime gli organi interni, mentre l'altra li trazionava. Pianissimo, aiutandoti con le mani, solleva la testa, ricerca questa sorta di verticalità con calma. E piano liberiamo. Appoggiamo bene i piedi, appoggiamo bene le mani dietro. E apriamo un ginocchio alla volta, come un mezzo libro che si apre, una pagina che si apre, una copertina sola. E piano torno, e poi l'altro. Sì, e torno. Inspiro, apri. Espiro, torno. Inspiro, apri.
Espiro, torno. Tutte e due le apriamo. Inspiro, apri, 2 libri che si aprono, cioè 2 libri. Apri bene il libro completamente. E piano torno. Inspiro, apri. Espirando torno. Aggiungiamo un movimento con la colonna, con il bacino, con il collo. Inspiro, apri, il bacino va avanti, il cuore va verso l'alto, il collo va verso dietro. Espiro, arrotonda la schiena, le ginocchia si avvicinano, guarda l'ombelico. Inspiro, apri tutto come un fiore che si apre. Espiro piano. Chiudi. Inspiro, apri. Espiro, chiudi. E qui facciamo 3 volte con la respirazione yogica completa. Inspiro, apri, gonfia la pancia, torace, clavicole. Espiro, l'aria esce, clavicole, torace, pancia. Senti tutta la colonna, tutto il corpo che partecipa. Inspiro, apri. Pancia, torace, clavicole. Espiro, torna, è un movimento integrato, integra, come un fiorellino, come un organismo che lavora tutto coordinato, tutto connesso. Fallo con il tuo respiro. E piano ci fermiamo. Distendiamo le gambe, mani lateralmente al bacino, facciamo Dandasana. La giusta intensità di lavoro sulla pianta dei piedi, un bel appoggio delle mani vicino al bacino, le mani spingono un po' a sostegno della colonna. Ricerca questa verticalità della pianta dei piedi e della colonna. Ricerca questo parallelismo tra la pianta dei piedi e la colonna, le mani spingono. È una posizione attiva, ma non iperattiva. Scegli, trova la giusta intensità di lavoro. Ancora un bel respiro in Dandasana. E lascio. Appoggiamo le mani indietro, 20 cm indietro. Se vuoi, se puoi, con le dita rivolte verso avanti. Punta i piedi, inspiro. Anche qui, punta i piedi ma senza stringere i piedi. I piedi sono vivi. Spingi i talloni. Punta i piedi, inspiro. Spingi bene i talloni. Inspiro, punta i piedi. Spingi i talloni. Se vuoi solleva anche il bacino. Come mettere le mani un pochino più indietro. Inspiro su. Espirando giù, solleva bene i talloni. Inspiro su. Solleva i talloni. Inspiro con gioia, decolla verso l'universo, su. Vai in esplorazione spaziale, su. Inspiro, non rimanere sulla terra, su. Giù. Rimaniamo qui. Le mani si staccano, vanno su. Inspiro, facciamo Paschimottanasana. Allungati bene verso il cielo. E poi espirando ti tuffi in avanti, non andare in giù, non fare subito andare in giù. Vai prima avanti. E poi lascia cadere giù. Prendi quello che ti capita tra le mani, vanno bene i piedi, vanno bene le caviglie, vanno bene i polpacci, vanno bene le ginocchia. Questa è una posizione fondamentale nello yoga. La puoi vivere ovviamente come uno stretch a tutta la catena posteriore, dai polpacci, bicipite femorale, tutti i muscoli stensori spinali. Ma nello yoga questa postura viene fatta per cercare di diventare un pochino più gestori consapevoli del sistema nervoso autonomico. Senti tutti questi muscoli che si stanno allungando e rispondono attivandosi. Piano piano cerca di rilassare questi muscoli. Controllare tecnicamente il riflesso da stiramento. Usa bene il respiro. Dove senti questa tensione, piano piano cerca di allentare questa tensione. Questo lavoro
ci porta a diventare un po' più padroni del sistema nervoso autonomico, del sistema nervoso involontario. Come un bel respiro. Lascia cadere giù le mani e veramente 1000 passettini, proprio passi da formica, pianissimo, vieni su. Fammi proprio i passetti della formichina e mentre vieni su inizia ad impilare le tue vertebre lombari, toraciche, poi questa zona toraco-cervicale e ultima cosa 1000 passettini sulle vertebre cervicali. E stacca, poggia bene i piedi a terra, le mani anteriori, tieni un po' questa forma, gustala un po' in modo preliminare alle pratiche che faremo, che ci accingiamo a fare. Sì. Guadagna un po' di spazio in avanti con i piedi e spingi un po' il bacino in alto, senti un po' questa forma, tieni un po' questa forma, spingi il bacino in alto come puoi, un po' di più se riesci, un po' di più se riesci e lascia, riposa un po', bascula un po' il bacino, circola un po' in tutte le direzioni, da un lato e dall'altro. E riandiamo in forma, mani avanzate ben poggiate al suolo, bacino alto, sì. Una bella torsione sulle spalle qui, mentre il bacino torto punta in alto, tieni un po', glutei lavorano, cosce lavorano, gambe lavorano, addominali lavorano e lascia e poggia e bascola un po'. E lascia cadere le ginocchia all'esterno, butterfly, trova una posizione delle mani che preferisci, probabilmente con le punte all'indietro, un po' più comoda per questa posa, per questa posizione. Molleggia un pochettino e stacca il bacino, senti che le ginocchia cadono all'esterno. Punta il bacino un po' più in alto, respira, respiraci dentro, sì. Lascia il peso delle ginocchia cadere all'esterno, occupati del bacino che punta verso l'alto, spingilo un po' più su questo bacino, respiraci dentro, respiraci dentro, lascia che il corpo lavori, lascia che la gravità lavori su di te, su di me. E piano poggia, bascula, bei cerchioni con i glutei a contatto del suolo, la parte bassa della schiena, sacrale e lombare si muove in questa modalità, in sicurezza, con i glutei poggiati, entrambe le direzioni, sì. Alright, e di nuovo, stacca, lascia le ginocchia cadere all'esterno, spingi il bacino verso l'alto, sì, e piano piano avvicina i glutei ai talloni, affonda,
affonda, sì. Per le signorine questo è un genere un po' più semplice, per i maschietti un po' più sfidante, affonda, non è sempre il caso, ma in genere. Affonda, affonda. E qui dove sei, lascia giù. Bascula, bascula. E con le mani recupera un po' di spazio, avvicina un po', sì, a distanza di 20 cm dai glutei, sì, bascola un po', molleggia un po', farfallizza un po', farfallati, farfalliamoci, sì, e stacca, e spinge ancora un po' più dentro, affonda. Sì, gustati questa qualità, sì. Ah, Antonio, che bellezza. Ah, Flavio. Ah, vuoi a casa? Gustati questa qualità, stacci un po', lascia il peso cadere dalle ginocchia e ok, poggia lì dove sei, farfallizza un pochettino, guadagna ancora un pochettino di spazio, mani quasi a contatto con i glutei, farfallizza un pochettino. Fai piano, Farfallizzati Antonio. E qua ancora un pochettino, buongiorno. Ancora un pochettino, stacca e spingi dentro, i talloni si staccano, non è un problema. Ecco il peso del bacino che cade sui piedi, nello stesso asse quasi, no? Sì. I talloni possono essere attaccati o staccati, spingi il bacino in avanti. E lascia. E sciogli un po' anche le braccia. Sì. Sciogli un po', sciogli un po', sciogli un po'. Sì. Pose per maschietti oggi. Cose per tutti. Ma più simpatiche per i maschietti in certe cose. Perché c'è da lavorare di più sull'apertura del bacino, no? Per i maschietti. All right. E poggia le mani. Sì. Piedino destro sale. Sì. E plaf. Lavoro un po' su questo schiaffo ad attivare tutti i recettori della pianta del piede, che ben inteso è collegata agli organi interni, che ben inteso hanno bisogno di svegliarsi un po' al mattino, che ben inteso hanno bisogno di prepararsi per cappuccino e brioche. Sì, bene. Da quanto si attiva, da quanto si lavora così si capisce che intenzione c'è di cappuccino e brioche. Vediamo quanto è cappuccino e brioche. Ah, sì, sì, bene. E ce ne andiamo un po' sul lato qua, sì, poggiando il gomito sinistro giù, sì, anche la manina destra se vuoi, sì, e spingendo sul piede, altro lato, Antonio. Spingendo sul piede destro che è a terra, spingi sul piede, solleva il bacino, spingi sul gomito a sinistra, sollevi il bacino. Piede destro, gomito a sinistra, puntano giù, solleva il bacino. Sì, esatto. Tieni un po' questa forma. La mano destra usala come bilanciere, solo per aiutarti a tenere la posa. E spingi il bacino più in alto. Sì, la mano destra non ti serve più, spingi il bacino più in alto, poggia la mano destra dove vuoi, sul fianco, sulla coscia.
Tieni un po' questa forma. E poggia il bacino giù. Recupera un po', mobilizza un po' come preferisci. Ah, sì, bene. Soprattutto mobilizza un po' la spalla sinistra che sta facendo lavoro in questa zona, in questa fase. Sì. E riposiziona, puntella bene il gomito a sinistra, bene il piede a destro e stacca. Anche la mano destra non serve, la appoggiamo sulla coscia, puntella bene e quando ti senti pronto, stacca il piedino sinistro dal pavimento e rimani in equilibrio solo su gomito e piede. E ancora un po' e poggia. Recupera un po', muovi un po' la spalla che lavora tanto. Siccome è una classe ben preparata questa, siamo andati direttamente sulla spalla, altrimenti si può fare stessa pratica a mano a terra, è un po' più semplice. Invece col gomito a terra è un po' più sfidante, ma tanto adesso ci divertiamo, cambiamo un pochino. E gomito giù, sì, puntella e stacca il bacino, stacca il piede e tira il ginocchio destro verso il torace, supera la gamba. Scusa, tira il ginocchio sinistro verso il torace, supera la gamba destra, passa sotto la gamba destra, sì, e riallunga e scende. Sfidante? Ok? Guarda un attimo, semplicemente, stacca, tira, allunga, scende. Lo rifacciamo una volta veloce. Fluido, puntella, stacca, tira, allunga, poggia, scende e torna al centro. Muovi un po' sfidante questo, bisogna prepararsi per la colazione. Ti ricordo che c'è mia mamma a casa. Ah sì, a casa adattate tutte queste pratiche come potete, fatele anche solo accennando, non c'è bisogno di fare tutto il movimento completo, anche solo accennando una parte per volta, aggiustiamo sempre il movimento alle nostre possibilità. Ok, ci andiamo dall'altro lato, ci poggiamo un po'. Sì, e piede sinistro giù, preparazione cappuccino brioche. Sì, ok, andiamo di lato, sì, gomito puntato, piede puntato e stacca. Fase 1, tieni un po' questa forma. La mano sinistra non ti serve più, la puoi appoggiare alla coscia, anzi ti aiuta un po' a mantenerti se vuoi alla coscia. Sì. Tieni un po' questa forma. Dall'altro lato. Dall'altro lato. Il corpo dall'altro lato. Esatto. Poi con la stessa gamba. Bravo. Esatto. Esatto. E poggia. Sì. Recupera un po'.
E fluidi, stavolta già sappiamo il percorso, andiamo fluidi, vai. E stacca il piedino. Tieni un po'. La mano sinistra ti serve a bilanciarti, usala come vuoi per bilanciarti, la puoi alzare, puoi mettere alla coscia e poggia. Morbidisci un po'. Sì. Completamente differente. Osserva le asimmetrie che ci sono tra una posizione e l'altra, da un lato e dall'altro. E andiamo nell'ultima. E stacca. E tira il ginocchio destro. Su. E allunga. E poggia. Ecco, bravo. Sì. Ancora una volta lo facciamo tutti insieme. E stacca, tira il ginocchio destro su e riallunga e poggia e torna. E sciogli. Sciogli le spalle. Sì. Una piccola pratica, siamo scaldati, Sì. Una piccola pratica un po' più fluida, sul principio simile, ma un po' più dinamica, per sgranchirci un po', Lunga le gambe. La destra va su, la destra supera e gira tutto. Sì, e riscendi. Gira tutto fino a qui, e riscendi, sì? E la sinistra, e... sì. E a tuo ritmo. Si esplora sinistra-destra. Non dimenticare, lo schiaffo è importante. Trova un fluido, trova una fluidità, trova un ritmo, una fluidità, un flusso, una morbidezza, un'eleganza se vuoi, nel muoverti da un lato e dall'altro. E su questa pratica ci mettiamo tutti con la testa davanti verso il centro del materassino e continuiamo, Stessa cosa, in modo da trovarci tutti in sospensione faccia a faccia, con la testa da questo lato. Esatto. Sì. Sì. Qua. E quando arrivi qua, scendi un pochettino. Yeah. E quando arrivi qua, in questa posizione, scendi un pochettino. Ah. E senti, che animale è questo? Che animale è nel tuo corpo? Questa, una tigre, una lucertola, un ibrido, una mantide, una medusa, una medusa. Non perdere il lavoro, non perdere la pratica, non perdere il flusso del movimento. Diventa sensibile con le mani, con i polpastrelli, con la schiena. Fermi tutti in avanti. Tutti guardano tutti. Guardati un po'. Lato, lato, lato. E scendi giù a pancia sotto, posati nella terra, respira, posati nella terra.
Appoggiamo le mani sotto le spalle, lascia bene giù il bacino, gli alluci si avvicinano, i talloni cadono verso fuori, facciamo una piccola Bhujangasana, Bhujanga, cobra, vieni un po' su, inspira, è un decollo, espirando piano giù, inspiro su, espirando giù, non forzare nessuna zona della colonna, quando senti tensione subito torna giù, inspiro, clavicole, torace, addome, espiro, addome, torace, clavicole, la respirazione di consapevolezza, una respirazione opposta alla respirazione yogica completa, inspiro, clavicole, torace, addome, espiro, addome, torace, clavicole, con un paio di volte. Può essere anche molto piccolo. Se prima la schiena, quando vieni su attiva bene l'addome, proteggi bene la tua schiena. Ultimo, su. Espirando pianissimo giù. Appoggiamo le mani sui glutei, appoggia la fronte al tappeto, solleva tutte e due le gambe, inspiro su, espirando giù, inspiro su, espiro giù, ancora un paio di volte con il tuo ritmo, con il tuo respiro. E piano lascio. Mani sotto le spalle, piega le ginocchia, attiva bene l'addome, spingi con le mani via la terra e andiamo a posizione del gatto. Inspiro tigre, punta i piedi, arca la schiena, scana faccia in giù, glutei al cielo. Lascia pesare bene la testa, fai 1000 passettini indietro con le mani verso i tuoi piedi, poi piano le mani salgono dai piedi alle ginocchia, rimani con le ginocchia ben flesse, mani sulle ginocchia, inspiro, arca la schiena, espirando fletti la schiena, inspiro, arca bene la schiena. Espirando, fletti la schiena e piano vieni su, una vertebrina alla volta, riconquista la posizione retta. Resta un attimo lì, mi stanno cadendo i pantaloni. Piedi ben appoggiati, schiena lunga, spalle rilassate. Piedi paralleli al pavimento, cioè piedi paralleli l'uno all'altro, ben appoggiati sul tappeto. Le mani escono lateralmente, inspiro. Non solo aprire le braccia, apri il cuore. Senti proprio le coste, le ali, il costato, le scapole che si aprono. Solo le spalle scendono. Ruota i palmi delle mani verso l'alto, inspiro. Senti questo lavoro dentro le scapole, espirano giù, inspiro, le mani si agganciano su, espirando giù, inspirate bene, sentite no? Un po' di diesel, è andato via grazie a Dio. Andiamo su, 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 su. Mani ben unite, spalle ben giù, sguardo all'orizzonte. Resta qui qualche respiro. Rimani qui. Se premi a stare in questa posizione, anche talloni ben giù, risucchi bene l'ombelico, spingi bene con i piedi, mani salgono su. È già un bel lavoro. E piano lentamente scendi giù con i talloni, le mani rimangono su, aggancia le dita delle mani, yoga mudra, ruota i palmi delle mani verso l'alto, spingi bene su,
Spingi proprio bene su, cerchi di tenere più o meno il gomito all'altezza dell'orecchio, perciò le mani non troppo avanti. Solo se premi alle spalle le mani possono stare avanti, se no proprio spingi bene lì. Attiva l'addome, non arcare la schiena, torna su con i piedini, diventa colonna, diventa canale, diventa via di comunicazione tra terra e cielo. Senti il simbolo di queste posture? Diventa strumento di connessione, spingi bene su, tocca le nuvole. E piano giù, solo i talloni. Con la mano destra vai a prendere il polso sinistro. I piedi sono vicini vicini e tiri il polso sinistro in diagonale verso destra. Proprio prendi il polso e lo tiri. Devi sentire tutto l'emilato sinistro che si allunga. Un bel respiro qui. E piano torno. Mano sinistra prende il polso destro. È proprio come fare Chin Mudra, proprio così. Tac. E piano lo tiri verso sinistra. E senti tutta questa curva. Tutto il corpo che si flette, tutto il corpo che si ammorbidisce, tutto il corpo che si apre, tutto il corpo che si libera, tutto il corpo che respira. Con un bel respiro qua. E piano torna al centro, libera le due mani, come svitare due lampadine. Lentamente scendi giù, lentamente, e nella discesa porta via tensione, tensione, tensione. E rimaniamo qui, palmi verso avanti, occhi chiusi, rimani nel sentire un attimo. Senti il lavoro che abbiamo fatto, sentilo anche a livello emozionale, a livello energetico. Le mani si agganciano dietro la schiena, yoga mudra, le scapole si avvicinano, gomiti si distendono, le mani vanno verso su e piano la testa va verso giù. Testa pesante, mani salgono, piedi spingono, senti queste tre forze, mani salgono, testa pesa, piedi spingono. E qui facciamo 3 respirazioni yogiche complete. Pancia, torace e clavicole. Senti quest'onda che si sposta nel corpo. Senti queste 3 azioni, piedi che spingono in giù, mani che vanno in su, testa che cade giù. Lascia cadere bene giù la testa. Forse la cosa più difficile è lasciare cadere la testa. Piedi spingono in giù, mani in su, testa cade giù. Pancia, torace e clavicole. E poi l'aria esce, clavicole, torace, pancia. Resta in questa posizione qua, solo fletti le ginocchia e piano piano vai a sedere, solleva i talloni e andiamo a sostanzialmente quasi a sederci sui talloni. Solleva un po' la testa, libera le mani. E andiamo ad appoggiare giù le ginocchia. Controlla tu i tempi che non ho la minima idea. 7 minuti, 6 minuti. Bene, siediti sulle ginocchia come riesci, se hai bisogno di usare un supporto fai pure, voi anche a casa come potete in questa posizione e facciamo belle rotazioni di spalle. Respiraci dentro
da un lato e dall'altro, direzione nell'altra, sì. Sì. E dei bei cerchi grandi, morbidi, soffici. Tieni il corpo sensibile, non lo immobilizzare, il corpo vibra, segue un po' il movimento delle braccia, non è ingessato, ma si aggiusta a questo movimento. Trova un moto perpetuo in questo movimento, fluido, sensibile. Respiraci dentro, non accelerare, non decelerare, trova un flusso costante. Senti dove il flusso mantiene, dove si mantiene, senti dove fugge, lì dove fugge c'è qualcosa da fare. C'è una spalla che non controlla, c'è un gomito che esce dalla traiettoria, c'è una costa che salta, una costola che salta, un muscolo che accelera, che non compensa bene questo movimento. Dov'è che il flusso non si mantiene? Fai caso a questo e cerca di capire perché. Questa pratica la possiamo fare anche dopo, alla fine della sessione, come altre pratiche, ve le potete portare nella vostra vita quotidiana, riprovarle, riesplorarle e capire come funziono io in rapporto a queste pratiche e a quello che ho intorno. Sì, bene, poggiamo le mani, poggia il palmo giù, senti il frutto di questo lavoro, senti un po'. E piano piano ci portiamo sulle ginocchia, punta i piedini, stacca le ginocchia, cammina all'indietro con le mani, molleggia un po' qui, molleggia un po', a ginocchia aperte, posizione di rana, con i gomiti all'interno delle ginocchia. E spingi sulle mani, solleva il bacino e piano piano, camminando con le mani prima alle caviglie, alle ginocchia, ci aiutiamo, gradualmente saliamo, fino a posizione retta, trova la posizione retta, come tornare a casa. E qua, stessa cosa. Cerchi grandi, fluidi, 2 grandi cerchi davanti a te. Il corpo al centro, come 2 grandi cerchi davanti a te, che si incrociano davanti a te. Trova un flusso, trova una qualità costante, trova un moto perpetuo. Il corpo segue il movimento, un po' a sinistra, un po' a destra, segue il peso delle braccia, trova la tua qualità. Usa il corpo, rilassa il volto, rilassa le mandibole, lascia la schiena, non marzializzare questo movimento, non metterci qualità specifiche. Senti semplicemente il respiro di questo movimento. Spalle morbide, i cerchi sono davanti, non dietro. Lo sguardo è al centro, non segue le mani. Senti dove vanno le mani. Sguardo all'orizzonte davanti a te, senti dove vanno le mani, dove vanno le braccia, dove va il corpo. Vivilo dall'interno. Questo movimento. Trova un moto perpetuo, fluido.
Ok, i cerchi diventano un po' più piccoli e un po' più veloci, un po' più rapidi. Senti questa qualità, continua su questa modalità, non ingessare il corpo, muovilo insieme alle mani. Sì, sì, usa i piedi, cerchi un po' più piccoli, ormai dei cerchietti davanti a te. Usa i piedi, sposta il peso, sblocca il corpo. Piccolissimi cerchietti, piega un po' le ginocchia, piccolissimi cerchietti, segui col corpo, segui questa qualità, usa il rimbalzo del corpo, usa i piedi per rimbalzare sul suolo, sì, e lascia, ferma un po', eretto, senti questa qualità. Ascolta le tracce del lavoro, respiraci un po' dentro e gira bene i pollici verso l'esterno, apri bene i palmi verso l'esterno, apri il torace. Respiraci dentro, bene, gira il collo a sinistra, collo a sinistra, apri bene i pollici, come a voler tirare i pollici verso indietro, sì, torcere le braccia più che vuoi, come a tirare i pollici all'indietro. E il collo torna verso il centro e gira bene tutto a destra, tira i pollici all'indietro, tira, tira e torna verso il centro e sali. In e piano svuota, lascia, come uno scanner che passa davanti al corpo e esplora cellula per cellula, come uno scanner, le mani come uno scanner. Immagina una luce laser che attraversa il corpo, che passa in ogni cellula, da lì dove passano le mani, passa al bacino, arriva alle cosce, alle ginocchia. Scannerizzati con questo flusso cosciente fino ai piedi e palmi verso il suolo, scannerizza un po' il suolo, scannerizza la roccia, il fuoco che c'è sotto e ritorna sui piedi, scannerizza verso l'alto, piedi, gamba, ginocchia, coscia, vai anche un po' sui lati, scannerizza anche i lati, scannerizza i glutei, scannerizza i lombari, la pancia, l'inguine, il torace, il collo, le spalle, la testa, il centro della testa, fino a su, palmi verso il cielo, scannerizza il cielo, osservalo, il primo strato, il secondo strato, fino all'atmosfera, fino all'universo, fino al multiverso, fino a oltre il multiverso, dove forse ci sono altri come noi, forse proprio noi, a fare queste pratiche in un'altra dimensione, e riporta i palmi verso la testa, scende piano, piano, ascoltati, senti la qualità che hai nelle mani, nella schiena, palmo guarda palmo, non si incontrano, si guardano, non si incontrano ancora, senti un po'.
e congiungi. Un respiro tutti insieme, in, pieno e svuota. Ringraziamo per questa pratica, per questa pietra che ci tiene, il cielo che ci copre, il mare che ci accompagna, la presenza di tutti che ci nutre. Namaste. Grazie. Trenta. Perfetto. Scusa, ho finito un po'. Non scherzi, assolutamente, perfettissimo. Stasera, se non piove, ma facciamo comunque, dai. Facciamo yoga e Qigong sotto le stelle, con le candele. La sera? La sera alle 8:30, ma c'è già ho già messo la locandina, sa? Vediamo chi c'è qua. Fai un sorriso tu che sei la nostra star. Allora. E dopo, cosa volevo dirvi? Anche domenica mattina facciamo questo seminario Yoga for Performers. Per l'espressività, sì. Sì. Per tutte le... Per tutte per l'espressività, sì. Per tutti. Tutti siamo degli artisti per alimentare, per infuocare l'artista che è in noi, che è ciò che ci rende vivi. Allora, ciao Lucrezia, ciao Barbara, ciao Aura, ciao Elena, c'è anche mia sorella, non so cosa, non so cosa hai fatto, sì, così, guarda. Ti saluta anche Marco. Ciao, questo è un nome strano, tu che, vabbè. Cazziara, tu che sai 1000 lingue, pronuncia il nome di questa creatura divina. Dai. Cassiarina, penso che sia Cassiarina. Cassiarina. Ah, ottimo, bel nome. Cassiarina. Ok. Grazie a te. Di dove sei? Cassiarina sarà un nome russo. Forse Yasmin? anche questo. Cristina, tante Cristine. Rosalba. Chiara. Ciao ciao Marco. Baci Marco, ciao qua. Vabbè. Baci Marco. Sì. Guardi serioso, Sì. Secondo me se ne inventa lui. Ah, me li invento io. Ok, vi faccio vedere il panorama, dopo devo scappare via che devo portare alle 7:55 il bimbo a scuola. Est, sud, ovest, nord. Tempio Mariano. E vi mostro il figo, dai, il figo. Sono 3 gatti, dai. No, era tanti oggi, perché Marco. Sono 18. Vendesi Antonio. Quanto costi? Neanche regalo nemmeno. Regalasi Antonio, dai, che non è facile. Boh. Metti fuori la ciotolina. Ah sì, la ciotolina, la cosa più importante. Sì, mamma mia, quello, sì. Le crocchette. Buon, ciao a tutti, a domani, solita ora. Se piove, ovviamente, faccio da casa mia. Però la diretta, l'online la facciamo comunque. Ciao a tutti. Belle molto. Porca miseria, proprio a un certo punto mi ho visto